Ciao, benvenuti sul mio canale. Io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me. Due neosposini. Lui, un uomo che sapeva amare, un uomo che voleva comprendere, che soffriva e che sapeva rinunciare per amore. Lei, una giovane donna che aveva molto sofferto in passato e che ora era incapace di ricevere quell'amore. Un amante, un tremendo omicidio risolto nel giro di 24 ore. Oggi vi racconto la storia dell'omicidio di Terlago. La notte tra il 2 e il 3 giugno del 2000 viene ritrovato a Terlago, un piccolo paesino in provincia di Trento di 1500 abitanti, il cadavere di Michele Santoni, un uomo di 34 anni. Michele viene trovato a Carponi con il cranio fracassato, con una profonda ferita che va da orecchio a orecchio. È stato colpito poi dozzine di volte con un'arma da taglio. È stato colpito con violenza, con rabbia, e quella lama ha lacerato i suoi vestiti leggeri. Il suo cadavere viene scoperto a 500 metri dalla birreria Il Bunker da 4 ragazzi che nel girovagare notturno avevano sbagliato strada e avevano imboccato un viottolo nei campi. Michele Santoni è un uomo di 34 anni, impiegato in un'impresa edile di Trento. Un uomo serio, affidabile, puntuale, preciso, una di quelle persone che neanche per scherzo riesce a farsi dei nemici. Gli investigatori si mettono subito al lavoro per trovare il colpevole. In un paesino come quello di Terlago, dove il massimo della violenza è una rissa tra ubriachi, i sospetti cadono subito sulla giovane moglie di Michele, su Isabella Agostini, di 25 anni, di Calavino, e ricadono su Giuliano Cattoni, 24 anni, operaio marmista di Cavedine. I due sono amanti. Isabella e Michele si erano sposati solo 7 mesi prima, il 9 ottobre del 1999. Era stato un giorno felice quello del matrimonio, seguito da una luna di miele alle Maldive. I giovani sposi però sono dovuti rientrare anticipatamente da quella vacanza perché ad Isabella era venuto un gran febbrone. Le malelingue avevano detto che era un segnale di un matrimonio che si stava già sfaldando prima ancora di iniziare. Era stata proprio Isabella a insistere per il matrimonio, dopo una relazione che era durata circa 8 mesi e nonostante sua mamma gliel'avesse sconsigliato perché la riteneva troppo immatura. Il loro matrimonio aveva fatto tutto Michele. Aveva organizzato la cerimonia, aveva comprato la casa per andare a vivere, aveva regalato a Isabella l'abito da sposa e aveva persino scelto le bomboniere. Michele voleva che fosse tutto perfetto per la sua Isabella. Isabella aveva sofferto in passato e Michele lo sapeva. A causa dell'alcolismo del padre aveva avuto un'infanzia difficile, segnata da abusi e maltrattamenti. In casa aveva imparato a tacere, a coprire la verità, a mentire. Glielo aveva insegnato proprio sua madre per nascondere al padre qualsiasi cosa che gli avrebbe fatto perdere la pazienza scatenando la violenza. Gli aveva insegnato a plasmare la realtà per quello che gli altri dovevano o volevano vedere e sentirsi dire, anche se la bugia risultava non credibile. Da quel mondo Isabella era scappata in abito bianco, tenendo per mano il suo Michele. Era convinta di aver svoltato pagina e che il peggio fosse passato. Purtroppo però non sarà così. E invece era arrivata subito, inesorabile, tra di loro la noia. Isabella non lavorava e non avevano ancora figli. Per spezzare la noia, lei aveva trascinato il suo Michele in questi pub, dove c'era la musica e si giocava a freccette.
e dove poi conoscerà anche Giuliano. All'inizio Michele la seguiva, poi Isabella ha cominciato a uscire da sola e a coltivare la passione per le freccette da sola. La relazione tra Isabella e Giuliano nasce proprio in uno di quei pub, a Clavino, mentre giocano a freccette. I due si conoscono l'8 marzo del 2000, 5 mesi dopo che Isabella e Michele si sono sposati e 3 mesi prima del tragico omicidio. Dopo solo 4 mesi dal matrimonio, Isabella è già in crisi e propone a Michele di comunicare tramite un diario. In questo modo lei riesce a esprimere meglio i propri sentimenti. Isabella inizia il diario il 7 febbraio del 2000, 4 mesi prima dell'omicidio, e scrive: questo quaderno vorrei usarlo per scriverci a vicenda. Cosa ne dici? Adesso sono le 16 e ti sto pensando. Spero che questa idea ti vada. Sai che ho lasciato il mio nominativo a 2 negozi? Spero mi vada bene. Così ti aiuto anch'io con i soldi, giusto? Adesso vado a vedere se trovo una padellina piccola. Ti scrivo forse dopo. Ti amo, Isa. Ma su quel diario a casa però poi scriverà principalmente Michele. Michele scriverà parole piene di tristezza e di amarezza, dalla quale però traspare un'infinita dolcezza e amore. Stiamo andando a dormire e il mio pensiero passa sempre su di te. Non ti vedo felice come dovresti essere. Non riesco a capire cosa ti manca, cosa devo fare per aiutarti. Ad ogni modo, mio piccolo fiore di campo che sboccia a primavera all'ombra di un salice piangente alle prime luci dell'alba. Io ti amo moltissimo e il mio amore per te aumenta, si moltiplica ogni giorno che passa, ogni ora che passa e continuerà ad aumentare per l'eternità. Cosa devo fare per aiutarti? Ecco, ma cosa le mancava, Isabella? Non lo so, infatti mi sembra che gli ha risposto anche lui che non sapevo cosa mi mancava, ma probabilmente mi mancava proprio il no, il bloccarmi, lui che mi dicesse no, non devi far così, no, devi crescere, ormai hai 24 anni, cresci. Probabilmente era quello che mi mancava e questo lo sto capendo adesso, ripensando, ripensando e ripensando. La notte tra il 7 e l'8 marzo, che è la notte che precede la notte in cui Isabella conoscerà Giuliano, la donna scrive: buongiorno amore, oggi pomeriggio vado a Lives con Carlo e Pietro. Questa sera mi aveva chiesto Francesco se vado giù con lui e Pietro a vederlo giocare. Cosa ne dici? Posso? Anzi no, non vado, è la festa della donna, voglio stare con te, va bene? Comunque ne parliamo a pranzo. Ciao amore, buon lavoro. La tua rompiscatole Isa. Michele risponde: Isa, lo sai che puoi fare quello che vuoi, soprattutto oggi che è la festa della donna. Auguri. Questo diario è stato esaminato fuori dal processo dalla dottoressa Silvana Bernardini, che è la presidente della sezione di Trento dell'Associazione Grafologica Italiana. È anche perito del tribunale. Inoltre è laureata in sociologia, filosofia e giurisprudenza. Praticamente è un'autorità in materia. Secondo la sua perizia, Isabella denota una personalità non solida, insicura e affettivamente dipendente. Inoltre ha una struttura ancora di tipo adolescenziale. In lei predomina il principio della funzione sensazione-sentimento, per cui tutto è giustificato non in base al principio del vero, ma in base al principio del mi piace, non mi piace. È una persona per nulla oggettiva, che è portata ad assicurarsi delle certezze, soprattutto di tipo materiale, a cui mancano invece delle intuizioni creative, dove invece era molto portato suo marito. Manca del tutto di generosità, perché come una bambina capricciosa vuole tutto e il contrario di tutto, nei tempi e nei modi
che stabilisce lei. Nel raggiungimento dei propri obiettivi è tenace e ostinata e poiché spesso si trova a pretendere l'impossibile, si ritrova in uno stato confusionale quando è costretta a prendere delle scelte. La mancanza d'affetto che Isabella ha percepito nei primi anni di vita ha suscitato una continua richiesta d'amore e ha un bisogno di stabilità economico-affettivo che cercano di colmare quel vuoto, quella tristezza lasciata dal dolore che ha segnato la sua crescita e che continua a crescere col tempo. Anche il matrimonio non è riuscito a colmare questo grande vuoto affettivo e non certo per colpa del marito, ma proprio per l'incapacità di Isabella di ricevere quell'amore. Il marito raccoglieva questi appelli, le regalava fiori, gli scriveva poesie, la riempiva di tenerezza. Michele era un uomo che sapeva amare, che cercava di comprendere, che soffriva e che sapeva rinunciare per amore, mentre ad Isabella non bastava nulla, voleva sempre di più, voleva l'impossibile. Michele Santoni aveva una personalità dotata di coerenza, di razionalità e di necessità di chiarezza. Era una persona che era in grado di mantenere la propria parola anche a costo di grandi sacrifici. Sapeva essere molto generoso, aveva una mentalità molto aperta. Ad un certo punto sapeva anche essere deciso, soprattutto quando capiva che la sua dignità stava per essere calpestata. Era un vero uomo. Michele e Isabella erano due personalità diverse. Michele era un uomo che sapeva amare e che aveva trovato una donna dalla personalità fragile che lui poteva riempire d'amore. Isabella invece cercava serenità e credeva di averla trovata in quell'uomo così tenero e affettuoso, ma anche in grado di essere fermo e deciso. Per Isabella questa illusione è stata veramente di brevissima durata. Dopodiché sono scattati i suoi capricci adolescenziali, probabilmente perché era una persona frustrata che non era riuscita a realizzarsi nell'ambito lavorativo, professionale e non era ancora diventata nemmeno una mamma. Per questo motivo probabilmente sono nate queste esigenze di evasione, di libertà, di trasgressione probabilmente. Dopo soli 8 mesi di matrimonio, di cui 4 passati tra le braccia dell'amante, Isabella decide che con il Cattoni si trova bene e che non vuole rinunciare a lui, anche se a un certo punto Michele, che si è accorto della situazione, l'ha messa alle strette. Isabella a un certo punto ha anche provato a lasciare Giuliano, che però è riuscito a tenerla legata a sé inviandogli una montagna di SMS. Poi un giorno Isabella e Giuliano parlano sul da farsi e organizzano una trappola per Michele. Dovevano incontrarsi tutti e tre al lago per chiarirsi, dopo che Michele aveva scoperto tutti i messaggi che Giuliano aveva inviato alla moglie. Il fatto che l'omicidio fosse premeditato è supportato da diverse prove. Innanzitutto Giuliano Cattoni si presenta all'incontro con gli anfibi, nonostante faccia caldo perché è giugno. Inoltre in macchina aveva con sé 2 asciugamani e una maglietta per cambiarsi. Un testimone racconterà al processo di aver visto qualche giorno prima dell'omicidio, proprio nella zona in cui è stato ritrovato Michele, Isabella e Giuliano, che sembrava che stessero proprio facendo un sopralluogo. Il medico legale Massimo Puglisi ha ricostruito, in base alle ferite trovate sul corpo di Michele, la sua brutale aggressione. Michele Santoni ha tentato di difendersi, opponendo le braccia contro il suo assassino, che lo aggrediva frontalmente, ma ha rimediato solo una serie di colpi. Michele è alto 1,60 m e ha una corporatura media e ha tentato di difendersi contro il suo aggressore,
ma è stato colto di sorpresa e non riesce a difendersi in maniera adeguata. Viene colpito al capo e s'accascia. Accenna a fare qualche passo per allontanarsi dal suo aggressore, ma cade a carponi nel prato. Altri colpi. Michele è ancora vivo, ma non è più in grado di difendersi. Finisce a terra, a pancia in giù, ma cerca di proteggersi il capo con le mani. È in questo momento che l'assassino influisce brutalmente su di lui, colpendolo violentemente al capo 1, 2, 3, 4, 5 volte. Le ossa del cranio si fracassano. Gli schizzi di sangue arrivano sulla staccionata che è posta a 3 metri di distanza. Un frammento del cranio viene ritrovato a 5 metri di distanza. Sono questi i colpi mortali, quelli inferti da chi voleva essere sicuro che Michele morisse. L'uomo non si muove più, ma l'assassino non è ancora soddisfatto. E allora prende un coltello o un taglierino, non si è capito, e prova a sgozzarlo. Le ferite però sono solo superficiali, anche se sono molto impressionanti da vedere. Sul corpo di Michele, tra bastonate e coltellate, sono state rinvenute 23 ferite. 24 ore dopo i due amanti vengono arrestati e davanti al giudice si incolpano a vicenda. Sono stata solo a guardare, non ho fatto nulla, questo dichiara Isabella, ma la montagna di SMS tra i due amanti la smentisce. Non poteva non essere consapevole di quello che stava succedendo. Importa poco poi se in pratica sia stata lei ad agire. Al processo, tra i vari testimoni, c'è stata anche Luisa Giarrizzo, che è la titolare della ditta Minghetta di Trento, la ditta edile dove era impiegato Michele Santoni. La donna racconta di come Michele dopo il matrimonio fosse cambiato e di come lei si fosse preoccupata e avesse chiesto all'uomo se avesse dei problemi. L'uomo aveva attribuito il suo atteggiamento allo stress causato dal lavoro e la donna aveva cercato di venirgli incontro facendogli fare delle ferie e dandogli l'opportunità di una certa elasticità sugli orari di lavoro. La donna gli aveva fatto anche capire che in caso di problemi economici la ditta c'era per lui. La sensazione della donna però era quella che Michele avesse dei problemi familiari, anche se l'uomo non si era confidato con nessuno, neanche con i colleghi. Ad un certo punto durante il processo, l'avvocato Mario Murgo incalzò la donna, chiedendole con veemenza per quale motivo si era fissato sul fatto che Michele Santoni avesse dei problemi familiari. La donna rispose tutto d'un fiato distinto che lei era molto preoccupata per quell'uomo che era sempre stato disponibile e affidabile sul lavoro, che era un uomo d'oro. Disse proprio di essere preoccupata, oltre che come datrice di lavoro, come amica. Questa affermazione spontanea provocò all'interno della corte d'assise un forte applauso ed è un evento estremamente raro che durante una testimonianza parta un applauso. Questo applauso per i presenti era una richiesta di giustizia, un monito a non infangare la memoria di un bravo ragazzo come Michele. Al processo hanno testimoniato anche le amiche di Isabella, che hanno raccontato come già il giorno del matrimonio scommettessero sul fatto che sarebbe durato poco ed erano convinte che Isabella avrebbe tradito Michele perché era una ragazza molto immatura al quale piacevano molto gli uomini e piaceva essere corteggiata e conquistata. I due amanti vengono processati separatamente. Giuliano Cattoni si avvale del rito abbreviato, mentre Isabella Agostini adotta il rito ordinario. Su consiglio dei suoi avvocati, Isabella si avvalerà del diritto di non rispondere. Le condanne saranno di 16 anni per Giuliano e 22 per Isabella. Attualmente tutte e due sono liberi. Chi è Isabella Agostini? È una persona
di massima ferocia, cioè complice nell'omicidio di suo marito, o è una perfetta cretina? Una perfetta cretina. Per come si è regolata, ovviamente. Sì, sì. Sono immatura, cioè sto crescendo qua dentro io. Sto maturando qua dentro. È una ragazza, Isabella è una ragazza immatura che si lascia trascinare dagli altri. È una ragazza che è cresciuta con tante paure e con queste paure col vizio di nascondere la verità e di far prevalere le bugie sulla verità. È la cosa più sbagliata che esista al mondo. Spero che questo video sia stato di vostro interesse. Vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e a lasciarmi nei commenti le vostre opinioni e impressioni. Io vi aspetto qui alla prossima domenica. Un bacione, ciao!